Nella lingua italiana si dice elisione la caduta della vocale finale non accentata di una parola davanti a un'altra parola che inizia con una vocale. L'elisione è segnalata da un apostrofo che prende il posto della vocale soppressa. Avremo così l'altro, non lo altro, l'anima, non la anima, un'azione, non una azione, sull'albero, non sullo albero, dell'Argentina, non della Argentina, Sant'Ilario, non Santo Ilario. Pronunciando queste parole si capisce che l'elisione evita che l'incontro di due vocali di una coppia di parole dia origine a suoni sgradevoli o difficoltà nella loro lettura. Possiamo notare anche che la parola che ha subito l'elisione e quella che la segue sono distinte graficamente, ma unite nella pronuncia. L'uso dell'elisione può essere obbligatorio, facoltativo o vietato. L'elisione è obbligatoria nei seguenti casi: con gli articoli determinativi lo e la e con le preposizioni costituite da tali articoli. Avremo quindi l'esercizio, l'anima, dell'America, all'alba, nell'atrio, sull'arma, eccetera. Con gli aggettivi dimostrativi, quello e quella, avremo quell'individuo, quell'amica. Con gli aggettivi bello e bella avremo bell'esempio, bella amicizia. Con gli aggettivi santo e santa avremo Sant'Antonio, Sant'Agata. Con l'articolo indeterminativo femminile una e i suoi composti qualcuna, nessuna, ciascuna, eccetera, avremo un'ape, un'attrice, qualcun'altra, nessuna amica, ciascun'arte. Con l'avverbio ci davanti a voci verbali che iniziano con e avremo c'è, c'era. In alcune espressioni standardizzate avremo senz'altro, mezz'ora, d'altronde, d'ora in poi, pover'uomo, grand'uomo, eccetera. L'uso dell'elisione è invece facoltativo nei seguenti casi: con la preposizione di davanti a parole inizianti per i possiamo avere di interesse o di interesse. Con l'aggettivo dimostrativo questo possiamo avere quest'ambito o questo ambito. Con i pronomi personali lo e la, se l'elisione non crea ambiguità di genere, possiamo avere ho visto Maria e l'ho aspettata, oppure ho visto Maria e la ho aspettata. Con le particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi, ne possiamo avere non mi importa oppure non mi importa, s'appartò oppure si appartò. Con come e dove possiamo avere com'è oppure com'è, dov'era oppure dove era. Con la congiunzione anche, quando eseguita dai pronomi personali io, egli, esso, essa, essi, esse, possiamo avere anch'io oppure anche io. Negli aggettivi numerali possiamo avere 100 anni oppure 100 anni. L'elisione va evitata nei seguenti casi per non far sorgere equivoci: con la preposizione da, ad eccezione delle espressioni standardizzate, si dirà quindi da asporto, non da sporto. Si dirà invece
d'altronde, d'ora in poi, eccetera. Con l'articolo e pronome femminile plurale le si dirà le osservai, non l'osservai. Con il pronome plurale li si dirà li additai e non l'additai. Con la particella pronominale ci seguita dalle vocali a, o, u si dirà ci abbracciò, non ci abbracciò. Con articoli, aggettivi e preposizioni seguiti da parole che iniziano con i semiconsonantica, cioè i seguita da altra vocale, si dirà la iena, non l'iena, di ieri, non di ieri. È da notare che nella lingua italiana contemporanea scritta l'uso dell'elisione è in progressiva diminuzione. Il suo utilizzo, infatti, a parte alcuni casi che potrebbero far sorgere equivoci di genere o di numero, è sempre più spesso facoltativo, dettato da scelte di stile di scrittura.